Oh Mauri, finalmente abbiamo le 3 moto della comparativa, le Max Enduro 1000, sei un grande, bravo, mi sei piaciuto. Vai. C'è anche la BMW. Però non è che hai fatto le cose giustissime, perché sono 3 moto e noi qua siamo in 2. Allora, il punto è che il tanchetto ha portato qua la moto, però poi è sparito, io non so. Sì, ho capito, cos'è? Ha preso la corriera per andare a fare i commenti in redazione? Ah, non lo so, forse, chissà. Tanchetto è il solito. Comunque, io non voglio storie. La comparativa va fatta, adesso il primo che ci passa, anche col Garelli, lo fermiamo e ci prova la moto, se no salta anche questa No, comparativa. adesso non è che possiamo prendere il primo che passa sulla strada. Il primo. Guarda. Fermo. Vuoi provare con la moto lì con noi? Dai, salta sui piedi, dai. Gix! È bravo, Gix l'è cavata questo ragazzo qua col Garelli, eh? Ragazzo, promette bene. Grande Nico, stavamo scherzando ovviamente perché il tanchetto ha preso la corriera, ma qua c'è Nico Celeghini con noi. Prova comparativa Max Enduro 1000 con la 21 davanti. E adesso da che parte andiamo? Adesso andiamo sul Penice. Io scendo a prendere il Garelli, così vi suono come 2 tamburelli. Andiamo, vai! E allora ragazzi, cominciamo con l'inquadrare questa comparativa, perché 3 moto e perché ne manca una quarta. Vai, perfetto. Sono le 3 novità di cilindrata fino a 1000 del segmento Max Enduro del 2018, con la BMW, quella grande novità perché è tutta nuova, telaio, motore, non c'entra più un tubo con quella dell'anno scorso. Honda è aggiornata a livello di motore e Triumph invece è rivista un po' in tantissimi particolari. Triumph dichiara addirittura 200 pezzi. La quarta 1000 Max Enduro con l'anteriore da 21 pollici, lo sapete tutti, è la KTM 1090 Adventure R, ma non c'è perché non è una novità del 2018 e l'abbiamo già provata l'anno scorso in tutti i modi, persino sulla pista di motocross con il grande Alessandro Botturi. Ecco perché. Bravo, questo intanto ci permette di ricordare che le prove comunque le abbiamo già fatte di queste moto, dunque andatevele a vedere se volete vedere ogni dettaglio, però cominciamo a inquadrare ogni moto brevemente su quelle che sono le grandi novità. Maurizio, parti dalla BMW, novità assoluta. Novità assoluta, quindi ruberò 30 secondi in più Andrea questa volta. Abbiamo detto moto totalmente nuova, layout nuovo del telaio, che a questo punto è un telaio inscatolato d'acciaio, non più in traliccio di tubi d'acciaio. Il serbatoio non è più sotto la sella, ma passa nella posizione normale, quindi questo cambia proprio la distribuzione dei pesi. Il tutto reso possibile dal nuovo motore bicilindrico parallelo, che viene costruito dalla cinese Longchin su progetto chiaramente BMW. È un parallelo con un imbiallaggio a 270 gradi come l'Honda e quindi questo lo rende un V virtuale di 90 gradi. Altra novità di questo motore è che non ha più il sistema di bilanciamento con terza biella e contrappeso che aveva il vecchio bicilindrico parallelo, Nico, ma ha un doppio contrabbio di equilibratura, quindi un sistema più tradizionale che funziona molto bene. Naturalmente è nuovo anche il forcellone che ha il braccio curvato perché vedi che c'è quell'impianto di scarico molto grande. Da dire che questo motore è praticamente già pronto per l'Euro 5, quindi è già stato costruito in previsione dell'Euro 5, basteranno veramente pochi dettagli. Bravo Maurizio. Andrea, ci racconti Triumph? Vi racconto 200 pezzi che cambiano, quindi ci metterò un paio d'ore. No, vado velocissimo. La moto è stata migliorata moltissimo a livello di dotazione e di equipaggiamento, è paragonabile in tutto e per tutto a una 1200. È sempre 800, è stato rivisto il motore internamente, anche la prima marcia è più corta per affrontare il fuoristrada perché questa, non l'abbiamo detto, è l'XCA, quindi XC cosa vuol dire? Cerco anteriore da 21 a raggi, sospensioni a lunga espulsione VP e A è il top dell'equipaggiamento. Che cosa vuol dire? Che troviamo ad esempio le manopole riscaldabili e anche la sella riscaldabile, parabrezza regolabile e strumentazione TFT. Inoltre è stata aggiornata anche in altri componenti che la rendono ancora più adatta ad affrontare i lunghi viaggi. Questa è il grosso modo la sintesi della Triumph Tiger 800 XCA. Nico, invece la Honda come cambia? La Honda la conoscete già perché è novità 2018, ha novità soprattutto a livello di motore e di assistenza elettronica, nel senso che adesso ha il throttle by wire, insomma l'acceleratore elettronico, quindi il riding mode che prima non aveva. In più è stato alleggerito in varie parti, rivisto lo scarico, motore un po' più brillante, soprattutto sotto, il resto non è cambiato. Differentemente dalla serie noterete che ci sono le barre paramotore, tubi paracolpi, il carter di protezione è un pochino più grande di quello di serie, è l'optional più grande e poi lo scarico a Krapovic.
E qui si chiude la descrizione. Comfort in ordine alfabetico, BMW. Chi parte con BMW? Maurizio. Vado io Nico. Allora, la BMW vibra molto meno del motore precedente, questo 850, scalda poco, le sospensioni hanno un buon assorbimento, la posizione guida direi, a parte le pedane un po' avanzate, è comoda. Il tutto viene penalizzato unicamente dal cupolino di serie, che è veramente molto basso e in autostrada è largamente insufficiente, per cui questo mi fa dargli un 7, però basterebbe comprare l'accessorio al cupolino alto e già il voto sale. A Honda, se siete d'accordo, darei un voto in più, 8, perché a livello di posizione ci siamo, le relazioni sono perfette, direi che l'unica pecca grossa è il riparo aerodinamico, che non è quello delle bambole come BMW, però potrebbe essere un po' più efficiente e non è regolabile. In più non ci sono le manopole riscaldabili, come dice giustamente il Maurizio Tanca, quindi l'8 mi sembra il voto giusto. Triumph, anche perché, aggiungo una cosa, provata in Sudafrica con 40 gradi, scalda anche molto poco la Honda. C'ero io, quindi ottima. Triumph top delle tre, perché alla voce comfort si becca un 9 perché ha un equipaggiamento molto superiore alle rivali. Parabrezza, come dicevamo prima, regolabile su 5 posizioni, manopole riscaldabili, sella riscaldabile, il motore 800 3 cilindri non vibra, anche in autostrada permette di andare col cruise impostato anche a 140 orari fissi dove si può, in totale comodità, anche perché il serbatoio è largo ma non troppo e protegge bene le gambe. Il motore, perché non prende 10? Perché il motore scalda un po' in città ma non è niente di drammatico ed è comodo anche per il passeggero, quindi 9 alla Triumph, voto sicuro. Andrea, cosa dici della posizione passeggero? Allora, se il nostro tanchetto, su quale modo si troverebbe più comodo? Passeggero potrebbe vincere l'Africa Twin per il sellone molto grande, anche se però non è agevolissimo saltarci sopra perché c'è un maniglione esagerato. Quindi sella molto comoda, ma anche le altre sono veramente attaccate. Beh ragazzi, direi che comunque i passeggeri sono sistemati bene dappertutto, maniglioni, porzioni di sella, cioè comunque è un bel viaggiare. È un bel viaggiare e c'è la possibilità di mettere anche valigioni e bauletti come sulle grosse 1200-1300 da Max Enduro. Stessa capacità di carico delle Max Enduro Maxi Max. Strumentazione e comandi. Cominci tu Maurizio con BMW? Beh, BMW è messa bene perché ha l'accessorio del TFT con molte funzioni interessantissime, molto completa, che però è un accessorio da 650 euro. E quindi questo alza la qualità ma anche il prezzo della moto. I comandi elettrici sono molto funzionali, qua c'è anche l'e-call d'emergenza, anche questo è un accessorio. L'unico problema è che hanno i pulsanti tutti neri, quindi al buio si fa un po' fatica a trovarli, questo è vero, per cui alla fine direi che un 8 se lo merita. Sì, anche perché aggiungiamo che i comandi sono talmente tanti, soprattutto sul blocchetto di sinistra, ormai c'è un'abbondanza di comandi per cui l'illuminazione diventa importante di notte. Certo. Cosa che su Triumph non manca. Infatti Nico, Triumph l'ha capito e come fanno le 1200, citiamo ancora le grosse con Triumph perché Triumph è veramente equipaggiata come le Maxi, ha i comandi retroilluminati, sono molto ben fatti, tasti grigi ma con la luce, quindi anche al buio di notte, l'abbiamo usata anche in autostrada in viaggi molto lunghi, sono perfetti. In più c'è la strumentazione TFT molto chiara, regolabile nell'inclinazione e anche si può scegliere tra diversi schermi, quindi veramente completa, facile da utilizzare e molto molto bella. Voto 10. Bravo, voto 10. Invece Honda Africa Twin è quella che resta più indietro. Perché? Ce lo spiega Maurizio. Resta un po' indietro perché la strumentazione è tradizionale e anche un pochino piccola, non ha una grande leggibilità, soprattutto quando si impolvera fuori strada si fa un po' di fatica a leggerla. I comandi elettrici sono belli grandi, il problema è che il controllo di trazione è al posto del passing dell'abbagliante, quindi non è facile confondersi. Altro problema è che al solito il tasto degli indicatori di direzione e dei clacson sono invertiti rispetto al solito, per cui bisogna un pochino abituarsi e se si passa da una moto all'altra è facile sbagliarsi. Voto? Voto alla fine direi un 6 stiracchiato però. Peccato. Passiamo alle finiture ragazzi, sempre in ordine alfabetico, BMW. Maurizio. BMW ha delle parti molto belle, alluminio, scarico in acciaio satinato, però poi ha tantissima plastica non verniciata, proprio tanta, ha delle differenti proprio di colorazioni tra le leghe di alluminio, le viti hanno colori diversi, direi che considerato che le moto hanno un prezzo equivalente a queste due, alla BMW io do un 7 non di più. Merita sicuramente di più la Africa Twin. Honda numero 2. Voto Maurizio? Ma secondo me 9 perché a livello proprio di finiture e equipaggiamento è su uno standard molto elevato.
Assolutamente, anche se guardi i dettagli del motore è ben fatta, quindi ci sta il 9 per la giapponese. Passiamo alla Triumph che è appena sotto, si prende un 8 perché comunque le finiture anche qui sono ottime, guardate il motore come è costruito con tantissima cura, verniciature curate, addirittura la scritta Triumph in rilievo. Poi sempre a livello anche di componentistica, freni Brembo, sospensioni VP, c'è davvero tantissima qualità. Io non le do il 9 soltanto per un vezzo, è l'unica tra le 3 moto in prova che ha le pedane del passeggero non imbullonate al telaio ma saldate, un po' vecchia scuola, però nel complesso la Triumph è ben fatta. 8. Dotazioni e prezzi, parto io con Honda Africa Twin, in questa edizione cambio tradizionale 13,450. A questo prezzo vanno aggiunto per la moto della nostra prova gli accessori che dicevo prima, cioè i tubi paracolpi, il carter maggiorato e lo scarico. Triumph Sale il prezzo a 15,4, però è una moto veramente completissima, già così è paragonabile veramente alle ammiraglie di grossa cilindrata, perché abbiamo fari a LED con la luce diurna, parabrezza regolabile, selle e manopole riscaldabili, c'è veramente tutto quello che serve, impianto frenante Brembo, sospensioni regolabili. 15,4 è un prezzo alto, ma non c'è davvero da aggiungere niente, sono al massimo gli attacchi per le borse. E essere pignoli, una moto così stradale, anche se al cerchio da 21, con i tubeless sarebbe stata davvero perfetta. Comunque voto alla Triumph, un bel 8, non glielo toglie nessuno anche alla voce prezzo. Gix. BMW, parto da dove hai finito tu, ovvero le ruote che qui sono tubeless, quindi questa è una finitura di pregio, quindi questo dà valore alla moto. La BMW GS850 in questa è una configurazione di base con il colore rosso che vedete qui, è quella che ha il prezzo più basso perché sono 12.750 euro. Poi da qui si parte con la solita lista di accessori BMW che comprende tanti pacchetti, il pacchetto Dynamic, il pacchetto Comfort, il pacchetto LED, il pacchetto Touring, poi abbiamo strumentazione TFT, i call, quick shift, quindi abbiamo veramente chi più ne ha più ne metta. Questa è una moto full optional che serve appunto a mostrarvi tutte le cose che è possibile montare sulla GS850, e in questa configurazione la moto costa 16.500 euro, Nico, quindi non è poco, però è ovvio che ognuno poi sceglierà gli accessori più adatti. Il mio consiglio è prendetevi il pacchetto Dynamic, è quello più interessante, che vi dà già le mappe Enduro Pro e le mappe Dynamic e il correre ABS, oltre alla controllo di trazione Dynamic, quindi sulla guida il vantaggio c'è. Senti, che voto dai a questa moto impacchettata? Impacchettata, voto base, direi un voto tra il 7 e l'8, ma 7 a questo punto. Bisogna essere precisi, 7. Nico, alla tua Honda? Che voto diamo? 8. 8 direi, sì, prezzo d'attacco molto competitivo, tra l'altro può essere dotata la versione col cambio tradizionale anche del quick shift elettronico sia a salire che a scendere. Certo, 8. Come vanno le nostre 3 Max Enduro? Cominciamo dal comportamento in città e BMW qui eccelle, voto 10. Una bicicletta, si guida con assoluta facilità, è agilissima, è precisa, leggera, no problem, 10. Anche la forcella, sospensioni regolabili ESA, sul pavé abbiamo scelto il pavé peggiore di Milano, dove qualche altra concorrente è andata un po' in crisi, è vero, 10. Gix, la Honda? Honda scende un pochino, arrivo all'8 unicamente perché ha un baricentro un pochino più alto, è un pochino più larga, quindi alla fine limita un pochino il traffico, però le sospensioni sono eccellenti, questo va detto. Qui invece la Super Maxi 800, che andava benissimo in altri frangenti con equipaggiamento eccetera, prende 7. Perché? Perché il motore scalda un po', l'abbiamo già detto, scalda un po' in coda, niente di drammatico, però rispetto alle altre si sente. E poi la forcella VP che su strada ha un'idraulica perfetta, sul pavé invece sulle buche secche trasmette qualche colpo alle braccia, quindi voto 7. E invece se andiamo poi in autostrada la situazione si ribalta, perché il 10 se lo prende la Tiger. Esatto, perché lì il calore non si sente, anzi quando fa freddo un po' di peporino alle gambe va bene. Protegge dall'aria anche alla massima velocità e è confortevole in tutto e per tutto, sia per il pilota che per il passeggero, e poi il 3 cilindri in autostrada nei sorpassi è uno dei frangenti in cui dà più gusto perché ha tantissimo allungo, è pronto, è un gran bel motore. Apro una parentesi in autostrada, le velocità massime se doveste andare in Germania per tutte e tre sono nell'ordine dei 200 km/h effettivi. Invece per Africa Twin un pochino meno, ma se la cava abbastanza bene. Un pochino meno, però un bell'otto pieno se lo prende tutto, per cui l'aria abbiamo detto che c'è, il parolo aerodinamico c'è, chiaramente non è così eccellente come quello di Triumph, non ha le manopole riscaldabili, quindi questo la penalizza leggermente. E invece BMW in autostrada qui no, non ci siamo al 6 stiracchiato, perché con questo tipo di protezione aerodinamica io credo una 800 forse sarebbe meglio dotarla un po' meglio.
per il resto la moto c'è, ma insomma quando la metti in autostrada il 6 stiracchiato. Anche perché, Nico, apro una parentesi, adesso vanno di moda tanto i caschi tipo cross con la letta, e con la letta e un parabrezza di questo tipo dare un 6 lo diamo perché siamo generosi, un po' come a scuola, la promuoviamo, ma qualche altro professore forse avrebbe dato anche un 5. E adesso andiamo sul misto. Come lavoriamo, Andrea? Ci piazziamo qua la GoPro e via! Ragazzi, vediamo come va la Tiger 800 XCA nel misto. È la cilindrata più piccola, ma alla fine come potenza 95 cavalli e peso 230 kg con 19 litri di serbatoio è equiparabile alle altre. Ergonomia molto valida perché è meno enduristica, si è meno incassati dentro la moto rispetto all'Africa Twin, ma rispetto invece alla BMW è una stradale più comoda, più maxi enduro classica, quindi si è comunque dentro la moto molto riparati e ci sono pochissime vibrazioni sul manubrio. È una moto comodissima in viaggio, e però ci fa divertire danzare anche tra le curve grazie alle sospensioni VP completamente regolabili. La forcella è piuttosto rigida e un pelo sfrenata nel ritorno quando prende le buche, però ha un'ottima scorrevolezza. Sentite il motore è veramente il cuore pulsante di questa moto, ha un'erogazione favolosa. Posso metterlo adesso, guardate un po' che roba, a 2000 giri in sesta, 50 all'ora, e guardate come riprende con un bellissimo sound di scarico. Motore molto lineare, molto dolce, però se voglio scatenare il 3 cilindri basta scalare 3 marce, addirittura gli butto una seconda, guardate che grinta ha, e subito raggiunge velocità molto importanti. Però è un motore che ha un'ottima schiena anche a metà, ovviamente inferiore rispetto alle altre moto della comparativa che sono bicilindriche di cubatura anche superiore, in particolare la Honda, però lui si rifà con la trattabilità. Il cambio non ha l'assistenza elettronica, ma è molto preciso ed è molto dolce a salire e a scendere di marcia. Frizione morbida, i nuovi freni Brembo hanno tanto mordente e un'ottima modulabilità. Tra l'altro l'ABS come controllo di trazione sono regolabili e disinseribili. Guardate la frenata, prontissima, ovviamente dietro non c'era nessuno controllato. Adesso ripartiamo, sentite che bello il rumore dei 3 cilindri di Hinckley. Vi dicevo, motore molto pronto, molto lineare, ed è anche grandioso dal punto di vista dei consumi, perché in questo test nel misto abbiamo registrato percorrenze di quasi 19 km con 1 litro, quindi davvero un ottimo valore per la Tiger 800. Passiamo alle doti di guida. Vi dicevo delle sospensioni molto a punto, soltanto la forcella è piuttosto sfrenata nel ritorno, ma si può regolare, e la moto è molto lineare, molto facile nel misto, a patto che la conduciate con dolcezza. Vedete adesso anche angoli di piega importanti. La moto funziona bene, bisogna evitare la guida spigolosa e brusca con frenate secche di questo tipo e inserimenti repentini, perché il punto di forza della Tiger è la stabilità, mentre la maneggevolezza è inferiore rispetto alle altre moto del test. È una moto comunque facile e assolutamente leggera nel misto, ma non ha la rapidità delle rivali nei cambi di direzione. Vedete anche in salita come funziona bene il 3 cilindri, c'è una grande protezione dall'aria. Adesso ho il cupolino basso, ma posso alzarlo per avere un miglior riparo, che è perfetto in autostrada, e questa moto è comoda per me ma anche per il passeggero, veramente tanto comfort, non ha niente da invidiare a una 1200. Adesso torniamo da Nico e Gix per sentire come sono andate le loro moto. Nel misto un bel andare con l'Africa Twin, ha una posizione di guida comoda, delle sospensioni che vedete hanno un'escursione ampia come le altre moto che abbiamo provato oggi,
ma che hanno una taratura morbida che assorbe molto bene la prima parte dell'escursione tutte le asperità. È una moto perfetta per i piloti alti, ma che non taglia fuori chi è alto almeno 1,75 m d'altezza. I più piccolini faranno un po' più di fatica ad appoggiare bene i piedi a terra, ma la sella, sapete, si può anche abbassare, quindi questo aiuta. Il bicilindrico Honda ha una bella elasticità, qui abbiamo marce lunghissime, molto lunghe per quello che è il percorso, proprio per provarvi come la ripresa è pulita e fluida. Vedete che anche spalancando sale in maniera molto regolare. La coppia stemperata aiuta tantissimo nel misto, perché non siete obbligati ad usare le marce molto corte. Ma la cosa che più piace dell'Honda è questa, vedete, grande fluidità di comportamento in curva. Non è una moto molto maneggevole, però la discesa in piega è progressiva, regolare. Tra l'altro le Pirelli Scorpion Trail che abbiamo montato sulla nostra Honda hanno un comportamento molto preciso, trasmettono un feeling molto buono da subito, anche quando sono fredde. L'intervento sui freni è molto modulabile, progressivo, adatto per il misto. Se manca un pochino di attacco quando si va molto forte, perché chiaramente questa è una moto adatta anche fuori strada, quindi non può avere un impianto troppo pronto. Nella guida fra le curve strette di media velocità, la frenata, la staccata è sicuramente, nel misto la frenata è sicuramente all'altezza della situazione. Altra cosa molto positiva dell'Africa Twin è il fatto che ha una buona comodità di assetto, di posizione di guida, ha un motore che non stressa, ha un bel cambietto, quindi tutto questo vi porta a guidare per tanti chilometri senza faticarvi. Il quick shift che è montato su questo esemplare, vedete, nell'inserimento fa scendere un pochino di giri, forse un filino troppo, ma è giusto. In scalata vedete la precisione che ha, è ragguardevole, sentite come lavora bene anche in discesa di marcia. Allora, la GS ha tante qualità, una delle quali è sicuramente la precisione. Quello, agilità e precisione, è una qualità che spicca subito fin dai primi metri. Poi la risposta piena del motore, che è un portento veramente divertente, ti dà proprio il quadro generale di una moto che si guida bene, quasi come una moto sportiva, comunque con quel tipo di feeling, quel tipo di sicurezza che hai sulla moto sportiva, belle linee eccetera. Protezione aerodinamica troppo esigua, va bene, qui sul lento, sul misto non è che mi dia tanto fastidio il cupolino così piccolo, però quando aumenterà la velocità mi darà noia. Ecco, le cose che non finiscono di piacermi, e comunque diciamo le cose a cui bisogna un po' abituarsi, sono la modulabilità del freno, perché è migliorabile sicuramente. Quando tu chiami il freno la risposta è un po' tardiva e quindi poi alla fine la potenza arriva un po' di colpo, perché poi qui non è un fatto, la potenza c'è, la potenza ce n'è più che abbasta, è una modulabilità che sicuramente va un po' migliorata. Così come c'è questo intervento del sistema alla frizione che serve per rendere più fluido il freno motore. Ecco, qui quando vai a scalare dalla terza alla seconda, dalla seconda alla prima usando la frizione, allora ti accorgi che rimani un po' sorpreso dalla mancanza del freno motore. Insomma, te ne aspetteresti di più, che ti aiuterebbe anche nella decelerazione prima della curva, no? Arriviamo qui alla curva, mollo, ecco, quando mollo la frizione i dischi sembrano fare un po' fatica a ritrovarsi, stanno un po' separati e quindi la decelerazione, qui curva che ti frega, la decelerazione non ti aiuta tanto. Il motore, dico, il freno motore ti aiuta meno. Bene ragazzi, il misto è finito, ma che voti diamo? Allora io qui darei un 8 perché
comunque stiamo parlando di Max Enduro col 21 davanti, dunque non sono proprio studiate per quello, non è che nel misto eccellono, giusto? Però l'otto qui c'è, la moto è precisa, è agile, insomma, l'otto c'è. Qui un pochino meno, appena. Gix? Forse sì, però devo dirti che anche se un po' i trasferimenti di carico nel misto si sentono, anche se è un pochino più alta di baricentro rispetto a questa, è talmente fluida, talmente rotonda, ha un motore talmente pastoso per cui io l'8 glielo do. Rimane la Triumph. La Triumph ha un motore bellissimo, lo sapete, il 3 cilindri nel misto riprende dai bassi, allunga fino a 10.000 giri, è un gran bel motore, si sente un po' di peso sull'avantreno che la rende meno agile rispetto a quelle moto nei cambi di direzione. Comunque è una gran bella guida ma un po' più pesante, quindi voto 7. Consumi e pesi, parliamo di tre moto con la stessissima potenza, 95 cavalli, ma poi le cose cambiano quando le mettiamo sulla bilancia e dal distributore. Maurizio. Beh, però sulla bilancia alla fine abbiamo visto che i pesi sono praticamente identici, siamo tutte sui 230 kg a serbatoi pieni, molto vicini, ballano sia non 2 kg tra una e l'altra. Per quanto riguarda i consumi invece, la moto che beve un pochino di più, le abbiamo usate un pochino allegre in questi giorni chiaramente, è la BMW e siamo sui 16,5 km al litro, Honda 17,2 km al litro e la moto più parca nei consumi è risultata la Tiger con 18,5 km al litro. Parliamo di consumi nel misto chiaramente, ragazzi, comprendono tutto quanto, autostrada, misto, città. Ragazzi, non abbiamo mica finito, manca ancora qualcosa, il fuoristrada, ma qui Gix sarai d'accordo? Lasciamo fare al perfetto. Vai, torna e raccontaci cosa hai provato. Allora, perfetto! Triumph è una gran bella moto, una gran bella sorpresa in fuoristrada. Perché? Si guida molto bene a livello ergonomico in piedi perché la moto è stretta, ha un 3 cilindri davanti, ma qua è perfetta. Manubrio ottimo nella guida in piedi perché guarda come si sta. Anche io sono alto 1,85 m, non devo piegare la schiena in avanti. Le sospensioni, che erano state un po' durette in città, funzionano bene, d'altra parte sono le VP, le conosciamo già perché è marchio di KTM che fornisce anche KTM. Quindi ottime sospensioni, motore eccezionale, scusate il fiatone però fuori strada è un po' più impegnativo della strada. E il motore è molto trattabile perché anche senza controlli inseriti permette di gestire la derapata in maniera semplicissima. Quindi voto molto alto che però viene limitato dal bilanciamento dei pesi perché il telaio lavora bene ma il peso è molto portato in avanti, quindi nei salti, nei dossi, bravissimo, tende un po' a puntare in avanti e non invita a saltare tanto. Quindi nel complesso però un bel 7 alla Tiger 800 non glielo toglie nessuno. Perfetto, la BMW in fuoristrada. Allora? GS? La GS ricorda per molti versi la precedente, anche perché il motore è sempre bicilindrico, parallelo fronte marcia, va bene perché è leggera, nella guida come in città era facile, maneggevole, anche nel fuoristrada è molto maneggevole. Rispetto alla Tiger, ad esempio, però il motore, come diceva Gix, che simula un motore a V, quindi è un po' più brusco nell'erogazione della potenza e quindi sporca un po' la percorrenza di curva. Però nel complesso è molto bassa, funziona bene, darei un 7, non di più, perché? Perché la scorrevolezza delle sospensioni non mi ha fatto impazzire, però la leggerezza nel complesso aiuta molto e si sente che non è una grossa 1200 come la Boxer, quindi nello stretto va molto bene. Voto 7. Perfetto, è l'Africa Twin. E la regina, come la chiamano anche sui social, sul web, dappertutto, l'abbiamo lasciata per ultima. Ultima, ma prima in fuoristrada, perché si prende un bell'otto. Perché davanti è molto leggera, lo si sente su strada, non che sia instabile, però non è così piantata tra le curve. In fuoristrada invece permette di caricare benissimo il piacimento l'avantreno, spostare il peso indietro sui salti, sospensioni regolabili, lavorano perfettamente e il bicilindrico dell'Africa Twin, scusate il fiatone sempre, si dosa molto bene. Tra l'altro si può togliere il controllo di trazione oppure settare su 7 livelli
sempre il suo intervento, quindi funziona davvero bene. Di più alla cara fricona non do, perché rimane sempre il comportamento dell'ABS sulla ruota davanti che è troppo invasivo. Basta anche atterrare da un saltino, trovare una buchetta, toccare il freno e pam, allunga la frenata. Quindi però l'otto se lo becca tutto, caro Nico e caro Gix. Perché non si può escludere l'ABS davanti, giusto? No, Solo dietro. Solo dietro. Davanti 9, vuoto 8 e le altre due 7. E la comparativa delle Maxi Enduro 1000 finisce qua. Commentatela qua sotto sul canale YouTube e su moto.it. E alla prossima ragazzi, ciao! Prudenza, sempre!